Vi siete mai chiesti perché una bicicletta di fascia alta può costare quanto una moto? È una domanda che in molti si pongono ed è facile pensare: come può una bicicletta senza un motore costare quanto un veicolo che può raggiungere velocità incredibili? Beh, oggi sfateremo questo mito. Vi siete mai chiesti perché una bicicletta di fascia alta può costare quanto una moto? È una domanda che in molti si pongono ed è facile pensare: come può una bicicletta, senza un motore, costare quanto un veicolo che può raggiungere velocità incredibili? Beh, oggi sfateremo questo mito. Partiamo dai materiali. Le bici top di gamma sono realizzate con materiali avanzatissimi, come la fibra di carbonio, utilizzata anche nell'industria aerospaziale e automobilistica di lusso. Il telaio, le ruote e persino i componenti possono essere costruiti con materiali che offrono un equilibrio perfetto tra leggerezza e resistenza. Questo comporta costi di produzione elevatissimi, molto simili a quelli che trovereste nel settore delle moto da competizione. Non è solo una questione di materiali. Le bici moderne sono veri concentrati di tecnologia, cambi elettronici, freni a disco idraulici, sistemi di sospensione avanzati, tutto questo per migliorare la performance e rendere l'esperienza di guida fluida e reattiva. Questi componenti a livello ingegneristico non sono meno sofisticati di quelli presenti su una moto, anzi, pensa anche alle competizioni di alto livello come il Tour de France. Le biciclette progettate per questi eventi sono il risultato di anni di ricerca e sviluppo. Ogni grammo conta, ogni dettaglio viene studiato per massimizzare l'aerodinamica e la resistenza. Questi progetti richiedono investimenti enormi, che si riflettono inevitabilmente sul prezzo finale della bici. Una moto può avere un motore, certo, ma una bici top di gamma è progettata per sfruttare al massimo la forza fisica del ciclista. In altre parole, mentre la moto è una macchina, la bici diventa un'estensione del corpo umano. Ogni pedalata è ottimizzata per fornire la massima efficienza ed è proprio qui che risiede il suo vero valore. Inoltre, molte biciclette di fascia alta sono fatte su misura o in edizione limitata, il che le rende uniche. La produzione in piccola scala e la cura artigianale aggiungono un ulteriore livello di esclusività, che giustifica il prezzo. E c'è un altro punto importante da considerare. Anche se una bici di alta gamma può costare quanto una moto entry level, quando parliamo di moto davvero top di gamma, i prezzi salgono molto di più. In confronto, una bici, anche la più costosa, si ferma generalmente molto al di sotto di queste cifre. Ma parliamo un attimo del rapporto tra entry level e top di gamma. Una bici entry level può costare intorno ai 300.000 euro, mentre una bici top di gamma può superare i 10.000 euro. Può sembrare una differenza enorme, ma questo rapporto non è così diverso da quello che troviamo in altri beni di uso comune. Pensiamo alle automobili. Un'utilitaria di base può costare sui 15.000 euro, ma una vettura di lusso o sportiva può superare tranquillamente i 150.000 euro, se non di più. Anche qui, stiamo parlando di un divario di prezzo di 10 volte o più. Lo stesso accade con gli smartphone. Un modello base potrebbe costare sui 100-200 euro, mentre un top di gamma può arrivare a superare i 1.500 euro. Anche se tutti fanno essenzialmente le stesse cose, la qualità costruttiva, i materiali e le funzionalità avanzate dei modelli di punta giustificano questo aumento di prezzo. Un altro esempio potrebbe essere quello degli orologi. Un normale orologio da polso può costare poche decine di euro, ma un orologio di alta gamma può costare decine, se non centinaia di migliaia di euro. In questo caso si pagano materiali preziosi, precisione e artigianato. Quindi, il confronto tra una bici top di gamma e una moto non tiene conto di tutte queste variabili. Una bicicletta di fascia alta non è solo un mezzo di trasporto. È il risultato di innovazione, ricerca, materiali avanzati e la possibilità di spingere il corpo umano oltre i suoi limiti. Non è una questione di motore o non motore, ma di ingegneria, design e, soprattutto, prestazioni. E, indipendentemente dal prezzo, una moto top di gamma costerà comunque molto di più. Allo stesso modo, il rapporto tra le bici entry level e quelle top di gamma è simile a ciò che vediamo in tanti altri prodotti di uso quotidiano. La prossima volta che vedrete una bici che costa quanto una moto, ricordate, state guardando un capolavoro di tecnologia e innovazione. E, anche se può sembrare cara, le moto top di gamma giocano in un campionato ancora più costoso, così come accade in tanti altri settori. Che ne pensate? Vi ha sorpreso il confronto tra bici e moto? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. E se vi è piaciuto questo video, non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale per non perdere altri contenuti super interessanti.